150 cartamodelli, 500 cuciture, 100 ore di lavoro. Questo è stato decisamente l'abito più complicato che io abbia mai realizzato. Sono stata scelta per partecipare come designer al concorso di bellezza internazionale Miss Europe Continental e per questo evento devo realizzare un abito da red carpet per una Miss. Oggi è il 1° ottobre, ho appena finito di realizzare il prototipo in tela e l'abito finale deve essere pronto entro il 25 novembre. Questo significa che ho meno di 2 mesi per tingere una delle stoffe, tagliare tutti i tessuti e cucire l'abito finale. In tutto ciò posso lavorarci solo il weekend perché ho un lavoro a tempo pieno. E come se non bastasse mi hanno riferito da poco che dovrò portare all'evento 2 abiti, non uno. Già sapevo che dovevo averne uno di scorta nel caso di problemi col primo, però ora mi hanno detto che molto probabilmente entrambi verranno indossati. Questo significa che entrambi devono essere molto belli. Non so se ce la farò, però intanto pensiamo a finire il primo. Ho già pubblicato 3 video sulla preparazione di quest'abito in cui vi ho mostrato tutto il processo che sta prima al cucito dell'abito, ossia la ricerca immagini e moodboard, i disegni e il prototipo. Vi lascio tutti i link sotto in descrizione se ve li siete persi e nel video di oggi vi mostrerò tutta la parte di confezione di quest'abito, per la quale ho impiegato appunto 100 ore di lavoro. Come vi ho accennato alla fine dello scorso video, ho un importante compito da fare il prima possibile, ossia tingere il taffetà che ho scelto per realizzare il pezzo laterale dell'abito. Questo tessuto è ottimo per la consistenza che ha, ma il colore è troppo rosa confettino. Vorrei ottenere un rosa più caldo, come me l'ero immaginato fin dal disegno. E lo tingerò con il tè perché tra le tinture naturali è il più facile da usare e credo di poter ottenere in questo modo il colore che mi serve. Il tè tende a dare una tonalità marrone, più o meno forte. Tutto sta nel capire quanto tè usare in quanta acqua, se pretrattare il tessuto nell'aceto prima e quanto lasciare in ammollo la stoffa nel bagno di tè. Chiaramente per capire tutto ciò sto facendo una serie di prove, testando le varie opzioni e tenendo traccia dei tempi. Metto in ammollo metà dei campioni in acqua e aceto, mentre l'altra metà resta in ammollo solo in acqua, così vedrò che effetto fa l'aceto. E tengo ogni campione in ammollo nel tè per tempi diversi, partendo da 2 minuti fino ad arrivare a mezz'ora. Mi aspettavo che il tessuto prendesse il colore più lentamente e invece ho scoperto che bastano 2 minuti per ottenere un rosa chiaro ma caldo, come serve a me. Tutti i campioni che ho lasciato dentro per più tempo sono decisamente troppo scuri. E ho anche capito che l'aceto, a parità di tempo di ammollo, rende il colore più caldo, anche troppo, quindi meglio posso risparmiarmi il passaggio con l'aceto. Sono contenta che tutto sommato i tempi di tintura siano stretti perché devo tingere 3 metri di stoffa, che sono tanti, e per farlo ho deciso di dividerli in 13 pezzi così che possano stare uno alla volta dentro al mio pentolone. E questo è il risultato dei pezzi tinti. Purtroppo, mio malgrado, ho scoperto 2 cose. Primo, che questo tessuto dopo il bagno in acqua è molto difficile da stirare, ci metterò un sacco di tempo. E tendono a rimanere anche un po' di pieghe, ma è un aspetto tipico di tanti taffetà, quindi quello non mi preoccupa molto. Secondo, ho scoperto che l'acqua elimina la proprietà che mi piaceva tanto di questo tessuto, ossia il mantenere le pieghe che gli dai con le mani. Evidentemente questa proprietà era data da una sorta di fissativo di qualche tipo che sparisce con anche solo 2 minuti di acqua. Quindi ora il dubbio è: tengo i pezzi rosa confettino e che si piegano come voglio io, o rosa caldo ma con una consistenza diversa e che sparano tutti in fuori? Mi dispiace di non poter avere entrambe le cose, visto tutto l'impegno che ci ho messo sia per trovare una stoffa della consistenza giusta, sia poi per tingerla. Ma dovendo scegliere, credo sia più importante avere un bel colore che stia in armonia con tutti gli altri colori dell'abito, quindi rosa caldo. Questa è una caratteristica che si vede anche a colpo d'occhio da distante e di cui si possono accorgere tutti avendo un minimo di occhio. Mentre tutto il ragionamento sulla consistenza giusta è una cosa che so solo io e di cui mi accorgo solo io probabilmente, e pensandoci ora può venire bene lo stesso anche con i pezzi che sparano un po' più in fuori. Però per fare questa cosa bene devo girare il dritto filo di tutti i cartamodelli del pezzo laterale dell'abito, in modo da mettere il dritto filo nella lunghezza dei pezzi e non sulle punte. Se fosse sulle punte sarebbe troppo voluminoso il tutto e viceversa, se invece lo metto sulle lunghezze faccio in modo che la punta che fuori esce sulla destra del pezzo laterale sia ben sostenuta. Ora che ho tinto tutto posso iniziare a tagliare la stoffa.
È un lavoro molto lungo, ci avevo messo già parecchie ore per tagliare la stoffa per il prototipo, che era molto semplice, senza fodere, solo per vedere le forme. Ma ora ci vorrà molto di più perché gli strati di gonna sono due, uno in chiffon e uno in tulle glitter. Tutto il corpino va foderato e in più per buona parte del corpino ogni pezzo è formato da due strati di tessuto, un duchesse marrone e uno chiffon cangiante rosso, che vanno accoppiati insieme prima ancora di iniziare a confezionare questo capo. In più gli strati di stoffa sono due anche per il pezzo laterale dell'abito, uno esterno e uno di fodera. E i pezzi della parte centrale del corpino, quelli che saranno in duchesse rosso, vanno adesivati per stabilizzare di più il tessuto. Insomma, un sacco di stoffa da tagliare e da preparare. Per cercare di velocizzare un po' questa fase, finalmente dopo mesi e mesi che lo tenevo d'occhio mi sono decisa a comprare un tappeto da taglio e la rotella per tagliare la stoffa. Troppo bello! Il tappeto è grande, formato a 1, così riesco con più facilità a tagliare anche i pezzi più grandi di quest'abito. E mi ha stupito quanto resistente sia ai tagli della rotella, che invece è super affilata. Unica pecca è che la lama della rotella tende a perdere un po' il filo dopo un po' di pezzi tagliati. Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi sul come affilarla o su quali rotelle comprare di migliori, scrivetemelo nei commenti. Comunque sotto in descrizione vi lascio un link a quelli che ho preso io se anche voi foste interessati. Cucio per prima cosa le gonne che mi sembrano più semplici. Ho un po' il dubbio su quale sia il modo migliore di rifinire queste stoffe. La rifinitura migliore in assoluto sarebbe quella alla francese, così anche sul lato rovescio è tutto pulito e bello da vedere. Però non è possibile farla in questo caso, essendo che gli incroci dei godè complicano non poco la struttura della gonna. Ogni taglio ha al suo interno un godè grosso e due più piccoli ai lati, quindi penso che la cosa migliore e più fattibile sia rifinire i margini con un overlock stretto a tagliacuci, che comunque è carino da vedere. Mentre invece il tulle, essendo che non sfrangia, lo lascio a taglio a vivo. E, dato che è a taglio a vivo, sia tra i pezzi sia sull'orlo, il taglio della stoffa deve essere precisissimo e qui il tappeto e la rotella mi tornano molto utili. Il tessuto duchesse che ho scelto per le parti appuntite del corpino, quindi coppe e alette sui fianchi, è purtroppo tanto grosso come tessuto. L'ho scelto perché mi serviva qualcosa di sostenuto, così che queste parti stessero in piedi, e in effetti lo è, quindi mi schivo di adesivare la stoffa. Però è un incubo da spillare, gli spilli passano veramente a fatica attraverso la stoffa e essendo il tessuto grosso la rotella fa anche fatica a tagliarlo. Spero veramente che non sia un incubo anche da cucire. Oggi è il 1° novembre e mancano esattamente 24 giorni all'evento, ossia 3 weekend. Ho cucito le gonne, ho cucito il corpino in fodera e ho iniziato a unire i pezzi del corpino esterno, però mi mancano ancora un sacco di parti. Devo finire il corpino esterno, metterci le coppe e le stecche e unirlo alla fodera, devo tagliare tutti i cartamodelli del pezzo laterale e cucire tutto il pezzo laterale, esterno e interno, unire le gonne al corpino e cucire il pezzo laterale all'abito, che va anche cucito a mano in vari punti per fissarlo. E infine devo mettere anche la chiusura al corsetto. Ah sì, devo anche cucire un secondo abito. Mi sembra letteralmente impossibile fare tutte queste cose in 3 weekend. Sto facendo tanta fatica a cucire i quadratini di tessuto delle alette del corpino e della parte del seno, perché lo spessore dei margini di cucitura è tanto ed è difficile fare le punte ben definite, tendono a stare arrotondate, diciamo. E devo anche stare attenta a maneggiare queste parti perché lo chiffon con cui ho doppiato questi pezzi è delicato e quindi non posso premere troppo le punte in fuori con le forbici, se no rischia di rompersi tutto. Comunque ormai è tardi per fare cambiamenti e devo cercare di fare del mio meglio con quello che ho. Cucire queste parti del corpino con le placchette è stato un lavoro infinito. Prima ho doppiato il tessuto per ogni placchetta,
Poi ho unito insieme tutte le placchette cercando di stirare le cuciture nel miglior modo possibile. Ho cucito di nuovo il tutto ma in fodera, mettendo anche le stecche nascoste e le coppe interne sul seno, e infine ho unito il corpino esterno con la fodera. In totale per cucire tutto il corpino ci ho messo circa 40 ore. Una follia, lo so. E ora non mi resta che creare il pezzo laterale. Devo tagliare circa 3 metri di stoffa tinta che ho già diviso in pezzi e su ogni pezzo so già quali cartamodelli devo piazzare. Devo essere precisa sul dove piazzo quali pezzi perché sennò rischio di usare più stoffa del dovuto e di trovarmi senza stoffa tinta a sufficienza. Comunque i cartamodelli da tagliare per il pezzo laterale sono ben 82 e ognuno di questi deve essere tagliato 2 volte perché il pezzo laterale è anche foderato. Ora cucio con tanta pazienza tutti questi pezzetti assieme, lato interno e lato esterno, e poi li unisco tutto attorno. Ci ho messo circa 15 ore a preparare tutto il pezzo laterale e manca ancora il cucirlo a mano sull'abito, che sarà proprio uno degli ultimi step di preparazione dell'abito. I giorni scorsi ho unito il corpino alle gonne e ho rifinito tutto a mano l'interno, e poi ho creato gli occhielli per la chiusura a corsetto dietro. Ormai qui vedevo la fine perché mi mancava solo da attaccare il pezzo laterale al corpino. Ho dovuto fare un po' di cucitura a mano e studiare i punti migliori in cui attaccarlo per creare delle belle onde, però insomma l'ho fatto, ho finito l'abito. Ce l'ho fatta in tempo e non mi sembra neanche vero. Ora mi resta quest'ultimo weekend per preparare il secondo abito. Brevemente, non ho il tempo di fare un secondo abito da zero, quindi quello che ho pensato di fare è partire da un abito che avevo già realizzato a scuola, tenere il corpino così com'è da quell'abito e ricreare solo la gonna. Il corpino mi piace perché ha un dietro tutto steccato, molto d'effetto. La gonna però è troppo corta e in cotone, non adatta per un abito da sera, quindi ho pensato di creare al suo posto una serie di gonne in tulle, corte davanti e lunghe dietro, nei toni del bianco e dell'azzurro. E sotto a tutto creerò una gonna di raso che faccia da fodera. Sono tutte gonne a ruota, quindi vi lascio immaginare la quantità di metri di stoffa che ho dovuto tagliare. Probabilmente la parte più lunga è stata proprio il disporre la stoffa e tagliarla, perché poi il cucito di per sé è stato semplice. Ho dovuto solo cucire le gonne sui fianchi, mettere una zip invisibile su uno dei lati e cucire il tutto al corpino che già avevo. Purtroppo quest'abito poi non è stato indossato all'evento, quindi ve lo posso mostrare solo sul manichino. Mi sembra un miracolo, ma sono riuscita a finire in extremis entrambi gli abiti. Ho avuto giusto un giorno alla fine per fare i bagagli e tutto, per preparare kit di cucito, di emergenza, spilli eccetera da portare all'evento e a dare giustamente anche una stirata finale agli abiti. Il mio abito principale è stato indossato da Miss Sud Corea nel red carpet ed è anche stato indossato durante l'evento vero e proprio da Miss Gran Bretagna durante la selezione delle ultime 10 Miss. E ora finalmente la parte più attesa di tutte, vi lascio ai video dell'abito finito e indossato dalle Miss durante l'evento.